Ciao a tutti carissimi utenti, oggi vestito a nero come l'argomento che andiamo a trattare oggi. Oggi parleremo di dark web, quindi capiremo cos'è il dark web, capiremo se starne alla larga, se si può accedere, chi non può accedere e soprattutto se si deve accedere. Allora, sicuramente molti di voi avranno sentito perlomeno parlare di dark web, il surface, tutte queste paroline che insomma, paroline normalissime, però magari la stessa parola che si differenzia dal surface, già il dark web può incutere timore proprio nella parola stessa ed effettivamente c'è da averne paura del dark web, quindi oggi scopriremo cosa è, cosa si nasconde dietro questo dark web. Intanto partiamo dal presupposto che, diciamo, se una cosa ovviamente dovrebbe fare paura, già chiamarla dark web, già uno da lì si dovrebbe insospettire ed effettivamente è così. Il dark web ovviamente è una parte, ora vedremo meglio, una parte del web ovviamente che è completamente sconosciuta a tutte e a molti utenti. Ovviamente possono accedere soltanto alcune persone. Soprattutto nel dark web noi chi troviamo? Troviamo ovviamente tutti i malavitosi. Quindi intanto il motivo di accedere quale potrebbe essere? In sostanza è totalmente canalizzato nell'illegalità, quindi noi nel dark web andremo a trovare tutto ciò che è illegale, non troveremo mai una cosa legale. Quindi in questo caso chi potremmo mai trovarci noi all'interno se si tratta tutta merce completamente illegale? Ovviamente troveremo soltanto malavitosi e hacker, quindi il sol pensiero di accedere a questo dark web vi dovrebbe già fare intimorire, deve essere così, perché chi accede al dark web, che già è complicatissimo accedervi, sicuramente si troverà già con qualche carta di credito clonata, addirittura già i suoi documenti messi là dentro. Quindi se non si ci sa destreggiare bene il dark web, a prescindere che uno si sa destreggiare bene dentro, è pericolosissimo. Quindi ovviamente il consiglio, infatti questo video è soltanto per trattare l'argomento dark web, quindi a titolo di informazione, spiegare cos'è il dark web e differenziarlo dalle altre due parti del web, quindi proprio farvi capire che dovete starne alla larga, soprattutto dal dark web. Quindi in questo caso se noi prendiamo la nostra rete internet, quindi diciamo, possiamo paragonare anche a un triangolo praticamente, dove la punta in alto è quella dove accedono tutti gli utenti per fare, io magari nel frattempo farò girare qualche immagine, spero il più chiaro possibile, insomma che vi faccia capire ancora meglio di cosa stiamo parlando. Quindi partendo dalla base questo triangolo è l'intero internet che gira, lo dividiamo noi, a prescindere si divide in tre categorie, in tre, se vi posso agevolare, tre ingressi che si possono fare in questo mondo di internet, quindi di dati che girano in tutto il mondo. Abbiamo la Surface che è la prima, quindi quella dove possiamo accedere tutti. Come ci accediamo? Ed è quella più legale possibile. Già magari in quella legale troviamo molti siti che sono illegali. Comunque che a prescindere possiamo accedere tutti. Quindi un comune, una comune persona, un comune utente che nemmeno ne capisce niente di computer, non è il suo campo, può accedervi benissimo come tramite motori di ricerca indicizzati, quindi che possiamo utilizzare con Google, possiamo entrare con MSN, DuckDuckGo, tutto quello che vogliamo e soprattutto con i browser. Quindi in questo caso possiamo utilizzare Edge, che utilizza Firefox, che utilizza Chrome, Google Chrome, quindi quello che sia, possiamo entrare noi praticamente con qualsiasi browser web e questa è la parte più alta ed è il Surface. Dopodiché, quindi qua non c'è nulla da dire perché voi navigate sicuramente ore e ore a casa per chi studia, per chi lavora, per chi fa compere, navigate normale. Quindi questa è la maggior parte, la grande fetta di questo triangolo, la punta più alta se la prende ovviamente il Surface Web, quindi quella, stiamo dicendo, dove tutti normale possono accedere in maniera normalissima. Quindi nulla di pericoloso, anche se avete visto quanti malware ci sono, quanti virus ci sono, quindi già, anche se è una fetta, diciamo quella più sicura, fra virgolette, già ci sono malavitosi là. Perché ovviamente c'è gran parte della popolazione che è tutta messa in questa fetta, in questa punta di iceberg, quindi quella più legale e libera possibile. Ma dopodiché cosa si nascondono? Si nascondono altre due fette. Quindi se ammettiamo questo piccolo triangolo, noi lo trasformiamo in un isolotto, quindi la punta esterna è quella che vedono tutti e tutti possano accedere, però poi c'è quella praticamente che è sommersa dall'acqua, che è la prima parte, il primo strato. Questo di qui praticamente viene chiamato Deep Web.
Il deep web praticamente è proprio la parte sommersa del browser. Chi può accedere al deep web? Il deep web si differenzia dal dark web? Sì, è differente, però già dal deep web incominciamo qua a parlare di meccanismi molto più complicati, sia nell'accedervi sia nel contenuto che troviamo all'interno. Cosa circola praticamente nel deep web? Nel deep web praticamente circola, abbiamo detto che è il secondo strato, quindi quello che va sotto acqua. Ammettiamo che è un isolotto che va molti chilometri verso molti centinaia di metri, facciamo, che va verso il basso, quindi la parte sommersa, gireranno tutti quei dati sensibili, quindi possono essere dati delle banche, dati del governo, possono girare tutte le login, email, chat, messaggi, quindi tutto quello, capite bene, che concerne i nostri dati personali. Quindi lì, praticamente noi lo troviamo in questo strato. È possibile accedervi? Ovviamente ci accedono soltanto sempre i malavitosi, ma una persona normale può accedere a questi dati? Se ne capisce bene di computer, stiamo già parlando però di un livello veramente avanzato, che molti tecnici, addirittura informatici, non hanno. Non si ci può accedere, quindi soltanto chi ha dei livelli alti può accedere a questi dati. Il problema è che si possono trovare sempre con alcuni motori di ricerca, sempre in questo strato, il deep web, se si sanno appunto gli indirizzi precisi. Non funziona come un www. Dipende come si ci deve entrare e dove si deve entrare, si devono mettere degli indirizzi precisi che si devono comunque sapere. Quindi in questo caso il deep web già è difficile accedervi. Quindi abbiamo visto però quali dati si riescono a trovare, quindi a chi potrebbe interessato un dato del genere sempre per delinquere, ovviamente già sa che non deve entrare nel surface web perché non troverà mai nulla, perché lì possiamo accedere tutti, ma già farà questo step ancora più avanti, quindi andrà sotto questa specie di isolotto che vi ho detto di immaginare. Quindi abbiamo visto già tutti i dati che ci sono qua, già sono dati sensibili, anche perché troviamo per esempio dati di governi, eccetera, eccetera. Quindi tutti i nostri dati vengono messi là. E già qua abbiamo visto chi può accedere, quindi comunque cervelloni. Ma ancora sotto, se prendiamo sempre questa isola, questo triangolo, abbiamo proprio in profondità, se scendiamo il lato più oscuro, infatti si chiama più profondo, quindi dove per esempio a mare non arriverebbe mai la luce del sole, quindi completamente buio, siamo nell'oceano più profondo possibile, esiste il dark web. Già vi ho spiegato che il deep web è molto pericoloso, andiamo a figurarci cos'è il dark web in pericolo. Il dark web non si ci può accedere nemmeno con motori di ricerca e con browser, quindi non possiamo né utilizzare Google, né utilizzare per esempio il Chrome, né utilizzare il Firefox, né utilizzare Edge, nulla. Quindi se ci fate caso sono tutti, se ci fate caso spero di no, perché se ci avete fatto caso significa che voi siete riusciti ad accedere, quindi spero mai per voi, sono tutti con estensione finale .onion. L'unico browser che si utilizza, infatti questo è considerato il browser più oscuro, però più avanti faremo direttamente un video tutto dedicato su di lui, è il Tor browser. Il Tor browser è l'unico che riesce ad accedere sul dark web, ma non è perché voi scaricate il Tor browser e mettete un indirizzo potete accedere al dark web, non si può fare. Là bisogna essere sempre cervelloni a livello, ovviamente, però sempre prendetelo conto come malavitoso, quindi spesso e soltanto troveremo, per fortuna che è una fetta piccolina di tutta questa isolotto, si prenderà il 3, il 2, il 4%, prende di tutto quello che gira su internet, quindi questo isolotto, la parte finale è soltanto un lieve strato, però in quel lieve strato purtroppo gira di tutto, quindi lì anziché andare a trovare dati sensibili, come li possiamo andare a trovare anche dati sensibili, là troveremo già direttamente la vendita dei dati sensibili, quindi quei dati che trovavamo, tutte quelle login, email, password che trovavamo nello strato più superiore, quindi nel deep web, li troviamo in vendita già nel dark web. Oltre a, ovviamente sempre abbiamo detto prendete il video come a titolo informativo, troveremo una parte più illegale che possa esistere del mondo, quindi ovviamente si troverà dalla vendita delle armi, della droga, si troverà di tutto veramente di più, si troveranno carte di credito già con soldi all'interno, insomma si troverà la qualsiasi
cosa, a discapito di tutti quegli utenti a cui hanno fatto frode, insomma, questi malavitosi, questi hacker. Quindi perché infatti non si ci accede mai, a prescindere è difficile? Perché comunque è un mercato tutto loro, quindi loro sfrutteranno una rete internet tutta completamente intersecata, è difficile da andare a trovare, da andare a vedere. Addirittura anche la NASA studia i meccanismi del deep web e soprattutto del dark web, quindi già si sta parlando comunque di veramente persone che fanno soltanto, se si può dire, questo mestiere, quindi tutto ciò che riguarda l'illegalità. Quindi è meglio starci lontano, ma per chi riesce ad arrivarci, perché su 100 persone credo che forse lo 0, ci potrebbe arrivare, perché è veramente complicato, proprio perché non esistono le indicizzazioni, quindi proprio come vi ho detto prima non si può cercare un sito e scrivere armi per esempio in vendita, perché non si troverà mai. Ci sono tutte delle estensioni particolari da andare a inserire, dei settaggi da andare a fare con Tor per riuscire ad accedere al dark web. Quindi questa è la differenza sostanziale fra queste tre fette di questi solotti che vi ho fatto immaginare. Quindi video abbiamo detto completamente a scopo dimostrativo, insomma, più che dimostrativo non abbiamo dimostrato nulla, abbiamo soltanto chiacchierato, quindi a scopo informativo, meglio dire questo. Ovviamente state alla larga, quindi questo video perché è stato fatto? Comunque perché qualcuno vi dovesse dire sai, io ho trovato questo in questa zona di questo sito, possiamo accedere a un dark web, a un deep web, eccetera, eccetera, voi state alla larga, perché appena nemmeno fate l'ingresso, noi che siamo persone normalissime e che siamo nella più legalità possibile, appena entriamo lì sicuramente ci verremo già in poco meno di forse qualche 10 secondi clonate tutte le carte e tutti i dati sensibili. E in più, insomma, come si può vedere se comunque dei nostri dati, dato che abbiamo visto che nel deep web girano completamente password delle email, tutte le chat che facciamo noi, anche utilizzando WhatsApp, utilizzando i social network, quindi Facebook, Instagram, c'è la qualsiasi, anche i dati bancari, c'è di tutto, perché ovviamente deve essere immagazzinato il dato da qualche parte, quindi viene immagazzinato in questa fetta, per esempio il deep web. Come si fa a capire se i nostri dati effettivamente, da quando abbiamo incominciato ad attivare internet la prima volta, e può essere 10 anni fa, 5 anni fa, 20 anni fa, e abbiamo utilizzato sempre le stesse mail, sempre le stesse login, sono andate a finire nel deep web e poi addirittura magari saranno messe in vendita o date a terzi per accedere e rubare i nostri dati. Quindi come si fa a capire? C'è un metodo per capirlo? Sì, c'è un metodo, sono i classici antivirus, proprio applicazioni che monitorano i nostri dati in continuazione 24 ore su 24 e ci aiutano a capire se quelle email, quei dati che abbiamo inserito, quelle carte di credito, sono andate a finire nel dark web. E ci scommetto, non dico la testa, però ci scommetto la qualsiasi cosa, insomma, che sicuramente se voi inserite tutte le email, quindi tutti i più dati possibili, tutte le mail, tutti i numeri di telefono, tutte le carte di credito, sicuramente qualche dato è andato a finire nel dark web. Quindi in questo caso vi consiglierà l'antivirus, l'applicazione, di andare a modificare subito la password che è stata corrotta, quindi che si trova tuttora nel dark web. Una volta che viene visualizzato e abbiamo il dato sicuro che questa password, questa email è stata utilizzata, è stata data a terzi, venduta, eccetera, eccetera, cosa si può fare? Possiamo risolvere il problema? Purtroppo no. Quando finisce nel dark web, essendo un lato oscuro, non si può fare più nulla, quindi le nostre password sono alla mercé purtroppo di tutti. Quindi in quel caso che si deve fare? Lo stesso programma, applicazione, antivirus ve lo considera di andare subito a o bloccare quell'email che è stata arrivata a malavitosi hacker, oppure immediatamente cambiare la password, quindi non creare più password simili. Quindi in quel caso dobbiamo subito andarci a parare in questa maniera, quindi sostituendo le password abbiamo la possibilità di bloccare direttamente quell'email e magari a crearne un'altra pulita, cercando di non accedere a siti che possiamo fare soltanto, abbiamo detto, dalla punta di questo iceberg, di questi isolotto, quindi dal surface, e andare a fare delle ricerche nostre su internet molto più semplici, più leggere, non addentrarci su siti invece ingannevoli, con malavitosi, insomma pericolosi in generale. Quindi andare a fare una navigazione più pulita possibile. Questi programmi, allora io ve ne consiglio soltanto due, perché alla fine sono due che lavorano bene. Addirittura ce n'è uno che è il top, che è il classico Norton 360. Lo stesso lavoro lo fa
anche NordVPN, però a differenza che NordVPN, e questo mi dispiace perché poteva essere una cosa molto migliore fatta da NordVPN, e spero insomma che magari a chi possa arrivare il video può attuare questa correzione, è quella di andare a mettere soltanto un unico indirizzo email da controllare nel dark web, quindi il dark web monitoring si deve fare. Quindi in questo caso, essendo che si scansisce questa email, che possiamo mettere soltanto quella quando abbiamo effettuato la registrazione con NordVPN per sottoscrivere l'abbonamento, quindi è soltanto quell'email. Quindi lui controlla soltanto quell'email e va bene, ci accontentiamo solo di quell'email. Però se vogliamo un servizio molto diverso, vi consiglio, a prescindere che come antivirus è spettacolare, non per niente si chiama Norton 360, capite bene, ora magari abbiamo fatto proprio un video all'inizio di antivirus e ne abbiamo parlato in maniera basica, però ora, dato che già siamo arrivati a un bel po' di video e sicuramente molti di voi già sono cresciuti in termini di informatica, si va a capire proprio per la differenza fra un Norton normale, un antivirus base e un 360, quindi 360 proprio che chiude tutto l'intero cerchio, quindi significa che in più fra le altre cose che noi stiamo sempre a dire, però poi si vede effettivamente qual è il lavoro che fa un antivirus. Possiamo dire sì, ma in più un 360 c'ha il firewall, ma magari nessuno non sa cos'è il firewall, c'ha il dark web, e magari già si sa, affrontando altri argomenti in maniera più dettagliata, cosa fa un antivirus. È per quello motivo che uno consiglia e conviene prendere sempre un antivirus a pagamento rispetto a quello free, che già comunque fanno il loro lavoro, però lo fanno base. Quindi in questo caso il Norton 360 in più fra le altre cose ha anche il dark web monitoring, quindi in questo caso lui dà la possibilità però non come a NordVPN di inserire solo l'email di sottoscrizione, ma noi possiamo inserire tutti i dati possibili che vogliamo, quindi non sono tutti i dati possibili, ma almeno un 5-6 li possiamo inserire, non credo che ognuno di noi abbia 6 email, quindi possiamo inserire numeri di carta di credito, numeri addirittura di codice fiscale, di patente, perché tutto quello che facciamo noi su internet, ovviamente anche facendo una singola scansione per mandare via email, quell'email può essere captata, quindi il numero nostro di patente può essere venduto tramite dark web ad altre persone, quindi magari ci saranno altre persone che gireranno quel numero di patente, quindi proprio falsificate. Quindi in questo caso possiamo andare a controllare con il Norton, andare a inserire email, carte di credito, doppia email, numeri di telefono, conto correnti bancari, la qualsiasi cosa. Voi vedete che una volta che avete acquistato questo pacchetto, per esempio del Norton 360, che sicuramente molti di voi già avranno i loro dati nel dark web o nel deep web, quindi ve lo dirà lui stesso cosa andare a fare e come andarvi a parare. Ve l'ho detto già quello che si fa, basta andare a o annullare l'email, quindi a cambiare la password e bloccare magari quell'email e crearne una nuova, oppure cambiare le password e cercare di farle sempre in maniera differente e non tutte uguali. Quindi oggi abbiamo visto in maniera ovviamente sintetica, perché dobbiamo parlare per parlare di dark web, deep web e surface web, che è quello che meno ci importa, il surface, occorrerebbero ore, perché non si possono utilizzare termini tecnici, perché risulterebbe veramente complicato seguirmi, però se volete approfondire l'argomento, vi piace, potete andare ad aprire una classica pagina internet e capire qual è la differenza fra deep web e dark web, e là si utilizzeranno ovviamente termini tecnici, però anche se sono termini tecnici, insomma, si riesce a capire bene l'argomento, per capire sempre quanto è pericoloso addentrarci in questo campo. Video soltanto, abbiamo detto, a scopo informativo. Spero di avervi fatto conoscere che dietro ad internet pulito c'è anche ovviamente l'altra faccia della medaglia, quindi la parte più oscura, il lato più oscuro, il lato più pericoloso. Quindi che dirvi oggi? Vi dico di navigare, però stare lontano dal deep web e dal dark web. Ciao, alla prossima!